Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io faccio un applauso, mi alzo in piedi, sono in piedi ragazze, non ho la telecamera dietro per vedere, a tutte le ragazze nuove che hanno finito la pratica dei 21 giorni e mi hanno chiesto cosa devo fare adesso. Continua, cioè nel senso non è che finisce lì, dacci dentro, mi risiedo comunque, mi risiedo. Allora, avete visto che cose potenti che state sperimentando? Cioè si allarga la coscienza. Sì, ma questo è niente. Questo è niente. Questo è niente. Cioè, pensate adesso che vi ho messo sul post che sempre trovate sotto in descrizione, non è un video, è un post scritto sulla community, quindi c'è sotto l'info box, schiaccia sul titolo. Ti esce scritto tutti i dati, le cose mie, insomma, le carte mie, le mie scuole, quelle che ho frequentato, insomma, ok. Prima, appena schiacci, perché molti di voi me lo richiedete sempre, dove la trovo la pratica? Ragazze, ve lo dico sempre, in continuazione, sotto, importante approccio formativo, parentesi, 21 giorni, c'è la freccetta così e poi c'è un post, clicca là, ok? Ti rindirizza al post, bene. Vi ho scritto nel post, praticate almeno 3-4 volte a settimana una delle sequenze, tutte le sequenze fluide adesso che abbiamo messo, ne abbiamo messe solo 3 per adesso, è solo l'inizio, è solo l'inizio. Io faccio un applauso a chi lo sta facendo tutti i giorni, brave, brave. Brave, perché? Perché io ho detto almeno 3-4 volte a settimana significa che se lo fai tutti i giorni, cioè stai pole position, ok? Io faccio ogni giorno un'ora e mezzo yoga sciamanico. Molti di voi mi hanno scritto anche per email delle bellissime email che sono riuscita a leggere, ma non le ho lette tutte perché, come vi dico sempre, ogni settimana ne arrivano decine, 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 decine. Io sono sola, cioè c'ho qualcuno che mi dà una mano, c'è Alessio, poi ma non le legge le mail le leggo io, fino a quando riuscirò, no? Poi stiamo organizzando altre cose, vabbè non vi dico niente ancora, siamo tutto work in progress. Quindi per quello che ho letto, no, che mi avete scritto, noto un cambiamento straordinario che è venuto in te in questi 4 anni, 5, ma lo yoga sciamanico è lo yoga sciamanico, mi si sono aperti canali che erano chiusi dalla notte dei tempi. Noi non facciamo altro che non impariamo nulla. Ok, questa è la scoperta dell'acqua calda. Non si impara nulla, si ricorda. Perché veniamo dalla notte dei tempi, quando poi abbiamo scelto di mettere come coscienza la mente razionale, quando si è creata la mente razionale, abbiamo dimenticato, no? L'oblio della coscienza. Ok, noi non facciamo altro che ricordare. Quindi sto ricordando, sto ricordando di quando mangiavo le mele sotto l'albero, sto ricordando quando c'era Adamo, il suo serpente. Non fate battute, Adamo col serpente. No, vabbè, comunque, allora, stavo dicendo, vedi, nel frattempo mi devo spostare perché stanno arrivando altre mail. Ragazzi, diamoci una calmata. Cioè, nel senso, è bellissimo comunque. Allora, infatti lo yoga sciamanico, cioè voi dovete avere fede in quello che state facendo. Avete visto quando lavorate sul corpo? Il corpo. Perché? Perché nel corpo ci sono le memorie. È inutile che stiamo là a dire le frasi, le cose. Bisogna lavorare col respiro, con il corpo, altrimenti la realtà, come direbbe mia nonna, non ci cangia la realtà, non ci cangia, non ci cambia. Però lo state sperimentando. Do il benvenuto alle tantissime ragazze e ragazzi nuovi. Siamo una famiglia fortissimi, ci stiamo espandendo in tutto il mondo grazie alla vostra disciplina, al vostro amore e alla fede. Allora, che ve lo dire altro? Quindi, ragazzi e miei ragazzi, per le consulenze, poco a poco, non ho fatto questa settimana, ne ho fatta due ne ho fatte. Cioè, è solo una marea, quindi piano piano, ragazze, forse la settimana prossima leggerò un po' di consulenze. Vediamo, dai, vediamo, perché il grossone l'abbiamo fatto. Avete visto che segni zodiacali che abbiamo pubblicato? Un lavoro monumentale, cioè, alcuni li ho fatti di notte.
Mi è venuta anche la congiuntivite comunque per quelle computer, e cose. Vabbè, con le mie goccine alla camomilla è rientrata. Anche lì, no? Mi è venuta questa congiuntivite, ma ogni tanto mi viene da quando ho aperto il canale, no? Là non c'è. Allora, prima mi chiedevo, no? Anche la psicologia moderna, che cosa ti vuole dire, no? Quale cosa psicosomatica sugli occhi? No. Allora, con lo yoga sciamanico, la psicologia immaginale, grazie che esiste. Allora, io mi sono messa le mani sugli occhi, va bene? Non volevo farmi passare la congiuntivite, che poi non so se era congiuntivite, mi bruciavano tantissimo gli occhi, pure appena mi sono svegliata la mattina, non riuscivo ad aprirli. Però non c'erano, come si dice? Cioè erano tutti rossi, no? Con le goccine sta rientrando, ma non sono le goccine che fanno rientrare. Metti le mani sugli occhi, quello è uno spirito. Aiutami a vedere quello che non sto vedendo. Grazie che sei qui con me, maestro. Lo dice allo spirito che tu definisci congiuntivite. Non lo definire proprio congiuntivite. Io ve lo sto dicendo per farci capire. Ite, tutte le ite, no? Infiammazioni sono. Gastrite, congiuntivite, tutte infiammazioni. Ok, quello è il fuoco. È il fuoco che mi sta accendendo gli occhi. Gli occhi sono un simbolo che serve vedere. Cos'è che non sto vedendo? Aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Ho fede in te, ho fede in questo fuoco che ho negli occhi. Ecco. Ciò non significa poi non utilizzare gli strumenti, il collirio, o se la cosa persiste, anche consultare il medico, ma io mica vi dico questo. Io vi dico sempre, fate quello che la nostra cultura a livello di mito ci impone, come mito, i miti greci, va bene? Come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 7, se ci sono anche quando vi ho parlato di malattie importanti, anche tumori, eccetera, noi dobbiamo seguire l'iter, come quando sono andata, vi ricordate l'anno scorso era che mi è venuta l'otite, per 3 giorni sono stata lì, non volevo andare in ospedale, a un certo punto sono andata in ospedale perché stavo morendo, non sei, cioè, malissimo stavo. Allora il cortisone e l'antibiotico l'ho preso cedendo il potere, cioè non è la medicina in sé che ti fa passare la cosa, anche se tu la devi prendere, che sia medicina naturale, che sia medicina tradizionale, qualsiasi cosa il tuo karma ha previsto per te in quel momento, tu lo devi prendere, tu lo devi fare. Cos'è che cambia il risultato? Come lo fai? L'intenzione che ci metti. Allora in quel cortisone antibiotico che mi hanno dato l'anno scorso, io ho fede in te, la resa, il toro bianco, no? Minosse col dio Nettuno, Poseidone, quando si rifiuta di dare il toro bianco, ecco, tutte le sciagure dell'umanità partono da lì. La resa agli dei, la resa agli eventi che ti accadono. Ok. Quindi, con questa bel dio che c'ha agli occhi, ho fatto i segni zodiacali potentissimi, abbiamo visto tutti i transiti principali, li abbiamo applicati alle croci celtiche. Quindi è stato un lavoro bello, pesantissimo e stupendo, 10 di bastoni su 10 di bastoni, stupendo, affinché voi possiate avere una visione ampia, dettagliata di tutta la messa in scena dell'anima, essere preparati a darvi a ciò che accade e avere gli strumenti. E quindi playlist ottobre 2025 segni zodiacali, le pratiche che sono uscite per ogni segno zodiacale da applicare ai 21 giorni. Chi non ha iniziato ancora i 21 giorni, che facesse però la pratica che è uscita dal segno zodiacale, da rivedere quel segno, il vostro segno zodiacale, più volte al mese, perché così l'esperienza è integrata. Ragazze, è una bomba. E ragazzi, che vi volevo dire altro? Boh. Questo, allora, previsioni che vanno dal 29 settembre al 5 ottobre. Andiamo un po', mettiamo due varianti. Ho preparato questa, uno, che non li usavamo da un po', questi, e questi altri, che inizialmente i miei preferiti un po', perché li usate spesso, la sapete. Allora,
Facciamo sempre lo stesso qua con lo schema narrativo. Francesco, si segui, poi al limite lo butti questo, però almeno c'è lo schema, ascendente vergine lo schema. Allora ancora c'è da fare la correzione qua, 4 atti, Francesco, non l'hai ancora corretto, sono 3 atti, Francesco, 3 atti. Ok. Lettura settimanale, viaggio in 3 atti. Allora, la cornice della settimana a 3 carte. Spirito che apre la settimana, la prova, l'ostacolo, il dono nascosto. Teatro degli eventi, 6 carte. Sociale, lavoro, famiglia, relazioni sociali, psiche, salute, energie collettive. E poi andremo a fare il cerchio dell'amore. La tua energia erotico-spirituale, l'energia dell'altro, il nodo karmico, la trasformazione possibile e poi quello che succede, ok? Allora, sì, ok, iniziamo. Sì, o prima o seconda, sotto trovate la timeline di ogni variante, va bene? E partiamo dalla prima. Allora, che cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi dal 29 settembre al 5 ottobre? Vediamo un po'. Chiedo al mio amante mistico, che ormai è l'amante di tutti, non sono gelosa. Andiamo. Vediamo, allora. La cornice della settimana. Prima carta, lo spirito che apre la settimana. Poi, la prova ostacolo in questa settimana. Terza carta, il dono nascosto di questa settimana. Poi, il teatro degli eventi, 6 carte. Ambito sociale e lavorativo, come si muovono le energie nel lavoro e nella società? Ambito familiare, le dinamiche più intime, più domestiche, diciamo. Relazioni sociali, quindi amicizie, comunità. La psiche, la parte inconscia, la tua forza, la forza che emerge in questi giorni, ok? Poi la salute, cioè il corpo come messaggero, cosa devi osservare. E poi le energie collettive, ciò che influisce a livello cosmico. Ah, mo se la metto qua non si vede, no? Mannaggia. Ecco. Allora, Francesco, datti una calmata. Prendi questo, lo metti qua come cosa, come spartito sto vedendo. Qua. Così. Si vede? Ah, si vede meglio. Ok. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa ti accade in questa settimana? Ok, allora, lo spirito che apre la settimana. Bello, bello, bello. 3 di denari, bello. È lo spirito che ti accompagna in questa settimana è uno spirito collaborativo. La voglia di costruire strutture insieme, l'unione fa la forza. Questo è il motto per te di questa settimana, no? L'unione con persone che condividono la tua interezza, no? Con gli stessi ideali, gli stessi obiettivi. Questa è una carta proprio che parla di competenze condivise, di talento messo a frutto. Cioè l'energia della settimana ha questa spinta a lavorare insieme, a costruire qualcosa di stabile, grazie alla dedizione, abilità concreta. Questa carta per te è un invito a riconoscere le tue capacità e anche quelle degli altri, a portare rispetto al lavoro di squadra e anche a lasciarti guidare dall'esperienza condivisa. Sai che 1 più 1 fa 3, no? Cioè, quando ci si mette in relazione cresce un altro elemento. Il canale YouTube Taromantic è nato con me.
ma la forza del nostro canale, della nostra famiglia, non è mia, è io con te, io con lui, io con lei. Cioè, Taromantic è un'entità a sé adesso, cammina da sola. La stiamo nutrendo, ma cammina da sola. Ecco, si creano queste splendide collaborazioni, no? È un'atmosfera di apprendimento reciproco. Quindi le persone intorno a te potranno darti o offrirti consigli preziosi. L'unica cosa che ti dico, ascolta senza giudizio. Cioè, integra le informazioni degli altri nella tua visione. Va bene? Come quando voi mi dite, no? Mi mandate l'email e mi dite qualcosa. Ecco, io integro quello di cui avete bisogno, quello che sapete fare, in base a quello che sono le mie competenze. Ecco, questo è il trade di denari. Bellissimo, che poi crea la nostra famiglia. Ok. Qual è la prova o l'ostacolo? Vediamo il birbante qual è in questa settimana. Il birbante e il 6 di coppe, il birbante. Beh, il 6 di coppe ce l'abbiamo tutti come birbante che si nasconde ogni tanto negli anfratti della nostra psiche, no? Il 6 di coppe è il passato. E le cose passate, il non ce l'ho fatta, ma là mi è andata male, ma non è così. Ok, quando riperpetuiamo queste cose riportiamo queste cose nel nostro presente, stiamo creando quel futuro così. Quindi è la memoria emotiva questo tema, è la nostalgia, però quella da vittima, non quella dolce nostalgia che ti autopotenzia, no? Allora, l'ostacolo della settimana riguarda ciò che potrebbe trattenerti, che sono le vecchie emozioni, dei ricordi o degli affetti o dei conflitti che tendono a riportarti a schemi già vissuti. Quindi c'è un po' il rischio di agire secondo il passato invece di creare il nuovo. Ricordati che qua c'è la cooperazione, ok? Sì, tipo ti faccio un esempio. Adesso con la mia attività col canale mi sto espandendo, anche facendo altre competenze, facendo altre cose, il sito web, insomma, un po' di cose che sono ostiche per me, no? Però sto cooperando, sto collaborando con altre persone, chiedo, mi informo, mi chiedono se possono fare quelle cose. Quindi, ecco, in virtù di altre mie esperienze passate, quando ho fatto collaborazioni importanti nella musica, c'è sempre un po' la nota dolente, no? Di essere andata magari, di aver sbagliato persone nella musica, a volte perché poi quando vi raccontano la mia storia, io ho avuto un grandissimo contratto discografico, vabbè, con una grande major italiana, mondiale, beh, poi vi dirò, poi vi racconterò quando ci mostreremo. Ecco, tante volte ho pensato, ma lì ho sbagliato, dovevo fidarmi di quell'altra persona. No, non esiste lo sbaglio, quindi queste remore, ecco, se continuiamo a dare credito a queste remore, se dovessi dare credito a queste remore, non continuerei la mia espansione. E invece mi affido, fede. Ecco, questo è un po' questo 6 di coppe qua. Oppure nei rapporti, no? È andata sempre così, allora pure questo sarà così. cosa più sbagliata? L'altro sei sempre tu. Quindi la sfida è vivere il presente senza essere condizionati dalle emozioni antiche. Quindi riconosci quali sono queste emozioni. Abbracciale come parte di te, però non permettere che dirigano le tue azioni. Cioè, questa è una carta che invita alla consapevolezza emotiva. Ok? Tipo, prima pensavo di aver sempre bisogno di alcuni consigli, perché sono successe un po' di cose, anche con la discografia in Australia, no? Ho dovuto mettere in mezzo due avvocati, non capivo una parola in inglese, cioè, sono successe un po' di cose, no? Che se le avessi capite da sola, cioè ci vogliono le competenze giuste, però alcune cose ho studiato per farle, per essere autonoma, no? Perché il problema era non sono abbastanza capace per fare delle cose, quello è il mio tema centrale sempre. Bene, mi adopero, studio, le faccio e sono autonoma. Ok, questo era un altro esempio. Qual è il dono nascosto? E poi infatti il Papa è il dono nascosto è l'acquisizione spirituale. Io valgo, e non come la pubblicità, là, Pantene, là, com'era pubblicità, mai sia, signore.
Però il senso è questo, il dono spirituale è la consapevolezza che tu vali, il Papa, l'integrazione spirituale. Cioè, non è solo questo, il Papa ti porta la sapienza, la guida, la connessione con valori spirituali e principi. Mm? Questo è il tesoro nascosto di questa settimana, la possibilità di accedere alla tua guida interiore. Quando accedi a quella, non ti sbagli mai, perché è la mente che vede lo sbaglio. Lo sbaglio non esiste. Non posso andare in bicicletta se non cado 200 volte. Mi ricordo che mi sbucciavo le ginocchia in continuazione. Papà mi toglieva una rotella, poi mi toglieva l'altra, cadevo lo stesso, sul piazzale della chiesa di fronte a casa con questa bicicletta. Che ca! Vai, ti lancio! No, ma non mi lascia! Quante volte sono caduta? Cioè, 200 volte mi sbuccio le ginocchia, acquisisco il Papa. Ma se faccio entrare in gioco la mente, se hai sbagliato 300 volte prima di andare in bicicletta, no, attenzione, non ho sbagliato. Sono state le 300 cadute che mi hanno fatto andare in bicicletta. 300 passi. Mi spiego? Quindi è possibile anche che tu incontrerai una persona, una guida, un mentore che ti aiuterà a orientarti. Sì. Ciò che arriva come dono non è tanto materiale in questa settimana, è proprio spirituale, intellettuale, che ti apre la possibilità di fare scelte consapevoli e fondate. Cioè non c'è niente di meglio di questa carta come dono, perché quando hai questo dono spirituale puoi fare tutto, tutto, non c'è intoppi. Ok? Allora, andiamo a vedere adesso l'ambito sociale e il lavoro. E qua abbiamo un 4 di spade, rifletti prima di agire. Allora, il lavoro e le dinamiche sociali richiedono una certa riflessione o anche una certa pausa. Cioè, non è questo per quanto riguarda l'ambito sociale e lavorativo, non è questa settimana il momento di agitarsi, ma più che altro di riorganizzazione. Questa settimana è un momento di osservazione e pianificazione, non di azione impulsiva. Perché anche qui col 3 denari mi dice che le collaborazioni e i contatti professionali si evolvono meglio se prendi tempo per meditare, per prepararti. Chi sta facendo i 21 giorni potete fare quello che volete. Cioè nel senso, il tempo si dimezza quando fate le pratiche, no? Di riflessioni, eccetera, perché siete già in contatto con la guida interiore. Quindi, allora, la carta ti invita a ritirarti strategicamente per quanto riguarda le questioni sociali e lavorative, più che altro lavorative, a proteggere le tue energie prima di impegnarti in nuovi progetti o collaborazioni. Sì. Vediamo la famiglia, le dinamiche più intime, più vicine a te. E qua abbiamo una buona carta, la regina di denari. Questa è l'energia di cura, di abbondanza, di stabilità domestica. Cioè proprio la carta perfetta, no? È la madre. Vabbè, anche se sei uomo, è proprio quella struttura interiore di cura. La regina dei denari indica sia una figura femminile, sia l'energia femminile dentro di te. Quindi può essere una figura femminile che sa gestire le risorse, prendersi cura degli altri, creare comfort per te e per gli altri, o l'energia dentro di te che sa fare questo. Quindi in famiglia o nell'intimità domestica questa settimana chiede attenzione e pratica amorevole, cioè pianificare le spese, armonizzare gli spazi, prendersi cura di chi ti circonda e allo stesso tempo non dimenticarti mai di onorare te stessa, perché la regina di denari si onora, cioè si onora e si ama, altrimenti non avrebbe questa cura anche per gli altri, no? Ok, è un darsi, un offrirsi, la madre terra, un po' l'archetipo di questo, ok. Quindi potrebbe esserci una figura che è così e ti ispira a fare lo stesso, oppure la tua energia, che ti vedo stabile in casa, sì.
Adesso andiamo a vedere nello specifico le relazioni sociali e le amicizie, va bene? Qua io non leggo le carte al contrario. Sei di spade, amicizia, relazioni sociali. Guarda, questa carta mi indica una transizione. Forse ci sono state un po' di tensioni all'interno delle reti sociali, delle amicizie, quindi tu esci fuori da queste tensioni, mi dice che vai verso qualcosa di più calmo, di più stabile. Quindi è come se nelle amicizie o nella vita sociale potresti affrontare degli spostamenti emotivi che comportano dei cambiamenti nelle dinamiche di amicizie, no? Per esempio, potresti fare un allontanamento da persone o da situazioni che non servono più e ti stai avvicinando a nuove connessioni più equilibrate. Guarda, questa per te è una carta, è un invito a lasciare andare con grazia, cioè a viaggiare leggera, leggermente, anche simbolicamente, a non stressarti, viaggia leggera in quest'ambito, viaggia leggera o leggero verso relazioni che sostengono la tua crescita, ok? Puoi incontrare anche delle figure, dei mentori qui, anche uno spostamento, un'amicizia importante qua che può darti delle indicazioni. Mi arriva questo, un corso, non lo so, poi mi fate sapere. Vediamo la psiche. Ah, la psiche, l'otto di denari, la psiche è in fermento qua. Allora, guarda, a livello psichico io ti vedo in questa settimana fare un po' di bilanci, cioè vedo che c'è un lavorio interno importante con l'otto di denari, la voglia di impegnarsi sulla salute psichica, vedo. E lo so che state facendo yoga sciamanico e le pratiche dei 21 giorni, state seguendo tutte le direttive della scuola che poi ho date io, nel senso i 21 giorni. Sì, mi sta dicendo che il lavoro minuzioso fatto sulla psiche e anche sul corpo ti porterà dei risultati sorprendenti sul piano spirituale e materiale. E io vedo che prenderai delle scelte consapevoli. Io ti dico con questa carta che tu vai a integrare le esperienze passate prendendo delle decisioni sagge. Cioè le esperienze passate con questa carta sulla psiche mi dice che tu non le giudichi più in negativo, ma le vedi come facenti parte di un lavoro psichico, un lavoro spirituale che la tua anima ha chiesto. Vediamo la salute, proprio il corpo. Ah, il 7 di bastoni. Il corpo ti chiede un po' di confini, ecco perché pure qua il 4 di spade, no? Allora, la salute, il corpo, allora, ti chiede difesa dei tuoi confini, attenzione attiva al corpo e ai suoi segnali. Potresti avere bisogno di resistere a dei sovraccarichi, a dello stress o a energie esterne troppo invasive. Cioè, allora, questa carta mi dice che hai bisogno di, in questa settimana, un'attenzione, una vigilanza attiva, tipo, faccio lo yoga sciamanico, mi faccio le meditazioni al giorno, con disciplina, perché ci possono essere dei sovraccarichi che tu me li indirizzi nell'autopotenziamento, no? Ok, come l'ultima sequenza fluida yoga sciamanico ti ho fatto vedere. Questa è la settimana in cui è necessaria anche cura di alimentazione, movimento e riposo insieme, gestione dello stress. Chi sta facendo, ribadisco, i 21 giorni che trovate qui sotto, è tutto lì, è come se fosse un compendio di tutto ciò che ti fa stare bene e ti permette di affrontare qualsiasi cosa e crescere ed espanderti. Ok. È il momento giusto anche di fare un po' di disintossicazioni, no? Il 7 di bastoni, metto limiti a ciò che mi appesantisce, no? A ciò che mi... Mangiate cibi crudi, ragazzi miei ragazzi, mangiate cibi crudi e fate come se foste proprio dei sacerdoti quando mangiate, perché state officiando un rito. Cioè, quando mi mangio la carota, no? Io
è la vita, la carota che si dà un'altra vita, si dà a te, state officiando un rito, il Papa. Quando tu ti mangi una cosa cruda, è la vita che si dà un'altra vita, che si trasforma in altra vita. Quindi si è persa questa contemplazione straordinaria che avevano i primitivi. Cioè tu ti stai autopotenziando con quella vita lì, ma se tu non ne sei consapevole, la vedi solo come una carota, un oggetto esterno, se tu la vedi parte di te, fai entrare con il 7 di bastoni che mette limiti a cosa non deve entrare. Non deve entrare l'inconsapevolezza quando mangi. Io così lo definirei questo, con il Papa qua. Deve entrare solo la consapevolezza. Quindi facciamo entrare anche i cibi crudi, quanti più è possibile, almeno un cibo crudo nel pasto e nel pranzo, nella cena e la mattina. Se mangiate 3 volte, io mangio 2 volte al giorno, faccio brunch e cena direttamente. Fate questo, perché richiede attenzione al corpo, ok? Al corpo che introduci e al corpo che hai. Allora, vediamo le energie collettive. Bellissimo, bellissimo. 6 di bastoni, energie collettive. Riconoscimento, successo e risultati visibili. Allora, il contesto sociale per te, intorno a te, karmico, sostiene la tua settimana con delle vittorie. Avrai delle vittorie in questa settimana, avrai dell'apprezzamento e degli avanzamenti. Cioè, questo è un invito a celebrare i frutti del tuo lavoro in questa settimana, del tuo lavoro animico, di quello che fai tutto il giorno, a mostrarti e condividere i tuoi successi con il mondo. Quindi è un invito a mostrare i tuoi successi, a condividerti con il mondo, va bene? Perché l'energia porta questo riconoscimento qua. Fammene mettere un'altra qua sopra, voglio chiarire una cosa. Sul 6 di bastoni. Ah, 2 di coppe sul 6 di bastoni. Guarda, allora, quando puoi condividere i tuoi successi in questa settimana, perché ci saranno persone che comprenderanno perfettamente la risonanza animica di quello che porti. Cioè, il 2 di coppe mi parla di armonia, di compatibilità, di persone che condividono la tua stessa lunghezza d'onda e quindi ti capiscono in ogni forma, puoi permetterti di riconoscere le tue vittorie perché hai persone che ti sostengono, mi dice qua. Sì. Ma che andiamo a vedere l'amore, questa carta è indicativa pure sul 2 di coppe, successo in amore potrebbe essere anche, ma successo in amore è inteso proprio in amore col collettivo in questo caso, no? Eh sì, quindi, allora, lavoro e denaro, analisi pratica degli ambiti, lavoro e denaro, ci sono delle pause strategiche e della riflessione. Nuove idee emergeranno dalla collaborazione. L'unica attenzione che ti chiedo è nella pianificazione e l'organizzazione. Nella famiglia e l'intimità domestica vedo cura, vedo stabilità, gestione pratica delle risorse e ci sarà armonia tra i bisogni altrui e i tuoi, un equilibrio tra questo. Nelle amicizie e le relazioni sociali c'è una transizione, qua farai selezione di legami sani. C'è uno spostamento verso energie più equilibrate, più pulite. Nella psiche vedo che verranno prese delle decisioni pratiche e consapevoli da parte tua e ci sarà l'integrazione dei vissuti emotivi, proprio come parte integrante della tua potenza, non come cose che ti hanno fatto stare male. Ok. Salute, protezione dei propri confini. Un po' di attenzione allo stress, canalizzatelo bene, cura del corpo con disciplina e costanza. E l'energia collettiva porta successo, riconoscimento, celebrazioni dei tuoi risultati, avrai supporto dalla parte dell'ambiente circostante. Sì. Quindi, allora, ricapitolando, questa settimana si apre con l'energia bellissima del 3 di denari, lo spirito che guida i tuoi giorni, quindi c'è una forte spinta a collaborare, a costruire insieme agli altri,
a mettere in gioco le tue competenze in modo concreto, cioè come se l'universo ti dicesse qua riconosci il valore del lavoro condiviso, ascolta chi ti circonda e integra i loro punti di forza con i tuoi. In pratica qua io ti vedo che potresti ricevere delle richieste di collaborazione oppure dover prendere parte a dei progetti che richiedono pazienza e precisione. Quindi se lo fai con apertura e dedizione, i risultati saranno tangibili e duraturi. La prova del 6 di coppe, vecchi ricordi, situazioni emotive passate, oppure legami che ti tengono un po' vincolata o vincolato qua, cercano di farti deviare dal presente, mi spiego? O una persona o un'energia del passato che riporta vecchi schemi, quindi è importante osservare senza giudizio. Quindi può manifestarsi questo in concretezza come o un collega che ti riporta vecchie dinamiche di lavoro, o un familiare che risveglia vecchie abitudini, o un amico che ti spinge a reagire come una volta. Quindi la sfida qua è vivere il presente senza farsi trascinare dalle memorie, usando la saggezza del Papa, che è il dono nascosto. Cioè, questa è la guida spirituale, la tua risposta interiore. O anche una persona che ti arriva per aiutarti a vedere chiaramente e fare delle scelte fondate e giuste. Ora, il 4 di spade ti invita a fare pause strategiche. Non devi correre, non reagire impulsivamente, potresti sentirti un po' stanca o sopraffatta un po' dagli impegni in questi giorni. Ecco, e questa carta ti suggerisce di prenderti un tempo di riflessione. Valuta, fatti una meditazione, poi valuta le strategie. Cioè, ti vedo che potresti ritirarti un giorno o due qua, organizzare la settimana in anticipo, riflettere prima di rispondere a delle proposte, no? Però in famiglia io vedo che c'è una situazione molto stabile, chi ti circonda percepisce la tua presenza in modo protettivo, organizzativo, e questo si manifesta proprio concretamente nella gestione dei compiti domestici, no? Nel pianificare la spesa, accogliere esigenze dei familiari con equilibrio, quindi potresti sentire l'energia di anche protezione verso qualcuno, ma allo stesso tempo imparare a non trascurare te stessa o te stesso, cioè creo comfort, ma non significa sacrificarmi, mi spiego? Vedo che qua potresti ricevere anche degli inviti da nuove persone, oppure scoprire che alcune amicizie si trasformano naturalmente, no? Con meno conflitto, con più chiarezza. C'è una settimana in questo caso di passaggi delicati, però necessari. Sai qual è il potente strumento qua? La leggerezza emotiva, che diventa un potente strumento di crescita. Con quest'otto di denari qua, andiamo a specificarlo di nuovo, mi dice che stai facendo delle scelte importanti. Stai facendo delle scelte ponderate o le farai in questa settimana e concrete, quindi la tua mente è come se lavorasse per bilanciare il tempo, l'energia, le risorse. Quello che senti all'interno si tradurrà in azioni pratiche. Stabilire confini, valutare priorità, decidere dove investire attenzione, dove investire affetto. Cioè, questo è un invito a fidarti della tua intuizione, integrando saggezza nel pratico e il giusto discernimento emotivo. Sì. Queste due carte mi dicono, è necessario prenderti del tempo, quando è necessario, va bene? Momenti di pausa, esercizio fisico regolare, alimentazione consapevole, come ti ho detto prima, consapevole che significa officiare un rito ogni volta che mangi, perché qua il corpo è un messaggero, questa carta ti chiede di ascoltarlo attentamente. E poi questa magnifica carta qui mi dice che ciò che farai in questi giorni verrà visto e verrà apprezzato. Proprio a livello pratico potresti ricevere un ringraziamento da una persona proprio che ti comprende o da più persone, delle conferme che le tue scelte hanno portato risultati tangibili, cioè qua l'universo ti sostiene, il tuo amante mistico ti sostiene, invitandoti proprio a celebrare i tuoi successi con gratitudine, senza timore di mostrare ciò che sei o ciò che realizzi. Va bene? Questo ve lo dire prima. Questa settimana in pratica è un viaggio verso equilibrio e consapevolezza, dove ogni ambito della vita, lavoro, relazioni, salute, psiche, chiede attenzione e dedizione, ma allo stesso tempo offre delle opportunità concrete di successo, di armonia, di gratificazione. Quindi se affronti ogni giorno con presenza e ascolto,
ti sentirai guidata e sostenuta in ogni passo dall'energia più grande. Ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, penso di aver detto tutto, sì. E adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo un po' nell'amore cosa accade. Vi rimando sempre al mio video, al vostro video sul segno zodiacale di questo mese di ottobre e a quello sull'identikit della tua anima gemella. Incomparabile, ok? Allora, vediamo un po', mettiamoci un po' di oracoli. Amore, amore, cosa accade in questa settimana? Amore, amore, amore. 29 settembre, 5 ottobre. Apri il tuo cuore, l'amore è l'energia più elevata di tutte, lasciala entrare. Ah, qua aprirai il cuore a qualcuno, ti sentirai... Abbiamo anche il 2 di coppe qua, nella stessa generale. Qualcuno ti apre il cuore o tu apri il cuore a qualcuno. Mettiamo un po' di altri oracoli. Linguaggio dell'amore, contatto fisico. Un tocco tenero significa così tanto. Vedo che ci saranno contatti qua, contatti fisici. Cos'altro? Supporto amichevole, fate, guide spirituali, amici danno aiuto. Infatti qua avevamo nelle tre i denari. Guarda, vedo che c'è sostegno a livello di amicizia nell'amore. Magari puoi conoscere qualcuno all'interno del contesto di amicizia. Supporto amichevole, qua gli amici ti daranno comprensione, conforto, supporto nell'amore, magari conosci una persona, c'è un contatto fisico, qua ti apri il cuore a questo. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Allora, mettiamoci qua. Vediamo cosa succede nell'amore per te in questa settimana. Cosa succede nell'amore per te? 3 carte per te. E infatti c'è un cavaliere di coppe qua. Vedo che c'è movimento d'amore, c'è un invito, cavaliere di coppe. Ah, anche molto fortissimo. Cavaliere di coppe, diavolo, c'è qualcuno che è ossessionato da te probabilmente qua. Molto ossessionato, l'imperatrice. C'è qualcuno che praticamente... Allora io qua vedo, l'imperatrice mi parla di successo nell'amore per te. Ampliamento, abbondanza, il diavolo, il cavaliere di coppe, c'è una persona che corre dietro a questa bella imperatrice che sta di spalle. L'imperatrice sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, l'attribuisco alla consultante, a te. C'è una persona anche ossessionata da te, magari legata anche da forte attrazione sessuale, sensuale qua. Vedo, ma non è solo attrazione qua, C'è una persona, ricordiamo il 6 di coppe, il 2 di coppe con i 6 bastoni qua, a livello, no? Quello che ti circonda, la realtà esterna, un po' come se fosse la realtà esterna della croce celtica, no? Questo 6 di bastoni e il 2 di coppe. Vedo che c'è successo nell'amore per te, è come se fossi magari un po' indeciso o indeciso su qualcuno o su una persona in particolare, però qualcuno ti apre il cuore e fossi tu magari indecisa o indeciso. Vediamo un po' chi è questa persona. L'energia dell'altro, magari ci sono più persone, tu stai aspettando quello alla tua altezza prima di girarti. Vediamo chi è questa persona, cosa succede nell'amore per te. Chi è questa persona che ti viene incontro in questa settimana? Perché vedo chiaramente che sì. L'energia di questa persona che ti viene incontro in questa settimana. Re di spade, mente acuta. 4 di denari, anche un po' testardo. Re di bastoni, per alcuni di voi ce ne sono 2, Ci sono più opzioni. Allora, o ci sono più opzioni oppure ti dico proprio chi è questa persona. Una persona molto testarda, al tempo stesso ha un grande fuoco in sé. Anche può essere una persona possessiva, al tempo stesso non si apre facilmente, è come se vuole avere ragione, una persona che vuole conquistare, ti vuole conquistare. Oppure sono 2 persone e tu sei un po', ti lasciati aiutare dagli amici, può essere un po' di, no? Pareri da persone di cui ti fidi. Appeso.
Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. La morte, cambio. Cavaliere di denari, ci vai piano. 5 di coppe. Guarda, io vedo che ci vai molto piano, sia che sia una persona o più persone, vedo che ci vai molto piano, che è come se per alcuni di voi chiudete la relazione con una persona e vi aprite al nuovo, apri il tuo cuore, perché questo chiudete la relazione con qualcuno o l'energia di qualcuno. Ricordiamo che abbiamo il 6 di coppe qua, quindi la voglia di condividerti con una persona che ti comprende, con una persona che ti guardi negli occhi, no? E c'è quella comprensione profonda, e quindi chiudi con quell'energia del passato in cui invece non hai avuto questa magnifica condivisione, e ci vai piano con quest'altra persona, può essere anche la stessa, ripeto. Ci vai piano. Qua abbiamo il re di denari, non cavaliere di denari, scusatemi, la partita la Ning. Quindi ho 3 persone qua. No, ma a parte gli scherzi, qua abbiamo una chiusura netta con un passato, però c'è una certa elaborazione qua. È come se, allora, c'è la spinta dell'amore che vuole darti, no? Qualcuno, o l'amore vuole darti, e qua c'è l'imperatrice. Tu, cioè, io ti vedo molto entusiasta di questo, però è come se dovessi fare conti in questa settimana con certe energie di rimpianti, di rimorsi che vengono dal tuo passato animico, e possono palesarsi queste energie anche attraverso la persona nuova o la persona con la quale hai a che fare in questa settimana. Ecco perché chiedi aiuto agli amici, no? E ci può essere una persona, questo papa, che può essere un mentore, una figura spirituale, una persona un po' più matura da un punto di vista emotivo, oppure può essere la tua stessa maturità emotiva che ti fa andare piano con questa relazione, perché vedo che questa persona accelera, ok? Vedi il 9 di coppe, è come se questa settimana fossi contenta o contento di questo corteggiamento, di questo benessere tuo personale, che quando ti interfacci con qualcuno, con questa persona, tu inizialmente ci vai piano proprio perché non vuoi andare di fretta, semplicemente. Vediamo l'energia positiva. Il Papa. Energia positiva, il Papa era uscito anche lì. Allora, ti dico una cosa. Qua c'è una possibilità grande di costruzione con qualcuno. Qua è una persona molto seria. Il Papa mi parla di una persona molto seria, di una persona molto affidabile. Di una persona che probabilmente tu ti interfaccerai con la voglia di costruire con qualcuno, mettendo in rassegna però i vecchi ricordi di quelle persone con le quali non hai costruito, di quelle persone che non hanno saputo darti essere alla tua altezza, mi spiego. Quindi ti interfaccio un po' con una dolce tristezza, dolce malinconia, andando incontro a quella prosperità che invece senti dentro, a cui puoi accedere solo se fai il viaggio con l'emozione profonda, no? Qua abbiamo il cavaliere di bastoni. Vediamo energia negativa. Energia negativa è uscita la sola, infatti l'8 di coppe. Necessità di andarci piano per lasciare un porto vecchio e andare verso il nuovo. Sì. Anche un vecchio modo di amare, un vecchio modo di essere. L'8 di coppe al blocco è come se si facesse fatica a lasciare il conosciuto, il mondo conosciuto, no? Il vecchio modo di amare, oppure la difficoltà di aprirti al nuovo, però qua c'è una persona di spessore, c'è un papa. Va bene? Ti dico anche dei segni. Abbiamo il toro marcatissimo o ascendente toro, capricorno, scorpione, vergine, ariete, leone, sagittario, acquario, gemelli, bilancia. Ma al di là del segno, questa è l'energia. Come vedete non vi do sempre i segni, perché è talmente limitato dalla mia esperienza proprio professionale e pratica. A volte il segno non c'è mai, manco qua sopra della persona specifica, però è quella persona lì, quindi ti dice l'energia della carta, della persona. Lo spirito della carta ti dà l'energia della persona. Ok, vediamo un po' cosa viene dopo il 5 di coppe. Un bellissimo asso di denari. Che ti ho detto? Allora, ci si confronterà con delle energie di dolce tristezza, dolce malinconia, perché l'ostacolo avevamo anche il 6 di coppe, no? Arrivando a qua, è come se quando ti confronti con l'energia della dolce tristezza, dolce malinconia, tu vai nella cantina e lavi, perché devi mettere le cose nuove, ok? Ecco qua che pianti il nuovo seme, l'asso di denari. Questa è una grande opportunità di concretezza relazionale, ok? Tu stai riprendendo? Sì.
Allora, vediamo cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui-lei. Cos'è che ti dice questo papa, questo papone? No, non pappo, con una P, Francesco, il papa. Con una P. Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Anche qualcuno pentito può essere, non lo so. Voi siamo a migliaia, quindi io vi dico qual è l'essenza per tutti voi e poi voi l'applicate. E poi le dinamiche maggiori, no? Vi racconto. Vediamo cosa ti dice il papone, il papa con una P. Papa. Vediamo. Ma che ti avevo detto col 6 di bastoni e 2 di coppe qua? Attorno a te c'era qualcosa di forte. Vediamo un po'. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Bellissima frase, e questa frase denota che questa persona aspetta i tuoi tempi. Te l'avevo già detto comunque. Te l'avevo detto. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Questo è il pronostico di una grande relazione. Bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Perfetta compatibilità in tutto, 6 di bastoni, 2 di coppe, l'avevo già visto prima. Sì, questo è ciò che ti mostra questa persona. Cos'altro? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa persona ti osserva, aspetta i tuoi tempi. Qua parliamo di una persona molto saggia, come se questa persona si sentisse il cielo mentre tu guardi il suo firmamento. E in questa immagine molto poetica abbiamo una persona molto saggia, grande persona di spessore, Sì. Diciamo che farai un po' i conti con quelle dinamiche di dipendenze, di... però ti vedo stare proprio bene qua, sì. Però ti prendi i tuoi tempi, capito? Vediamo di metterci degli oracoli, mettiamoci... Allora, eccoli. Le parche, questo è il destino. Messaggi. Wow! Non ci sono triplette, non so se si può dire così, migliori. Per destino, le parche sono, sapete, quelle tagliavano il karma, no? Per destino si libera un karma a livello emozionale, sentimentale. Ora, l'avete visto nei vostri segni zodiacali pure, eh? Sarà Plutone che sta per tornare diretto in acquario, però a metà ottobre, però già si sente l'influenza che taglia karma proprio. Messaggio una bottiglia è qualcosa che sorprende questa carta, no? A livello amoroso, sentimentale si taglia un karma e quindi qualcosa ti sorprende. Co-creare è la migliore carta del mazzo. Qua co-creano qua c'è un gufo, una civetta e un tigre, se non sbaglio. Quindi è come se due persone diverse trovano accordo tra i denari, no? E co-creano insieme, guardando l'uno nell'altra le potenzialità, integrandole in un'unica relazione. Cioè la co-creazione prima di tutto con il divino stai facendo e quindi a livello relazionale ti presenta una sorpresa che ti dà la possibilità di ottenere un grande risultato. Sì, una persona che vuole cooperare, che vuole stare insieme, è degna di nota. L'unica cosa, ti ho detto, questo aspetto qua del 6 di coppe, 5 di coppe, sono quelle cose passate, ragazzi miei ragazzi. È giusto che ci siano affinché vengano eluse, tant'è che abbiamo le parche che tagliano proprio grazie all'inclusione che tu fai di quell'emozione, no? Io ti includo, dolce tristezza, ho fede in te, dolce malinconia, ho fede in te. Mi faccio la pratica yoga sciamanico sulle emozioni, il rituale erotico è fatta. Cioè, ti dura 5 minuti sta cosa. Non è, voglio dire, lo sapete ormai come si fa. È bellissimo, bellissimo. Mettiamoci un'altra carta in chiusura su tutto, visto che qua non l'abbiamo messa su tutto.
sì, vai, dai, la croce andina, vai, vai, un salto quantico questa settimana. La croce andina mi dice che devi andare qua, né nord, né sud, né a destra, né a sinistra, devi andare al centro. Come si fa ad andare al centro? Questo è un salto quantico. Che cos'è il salto quantico? Sperimentare un altro livello di coscienza, cioè, ma che vuol dire, Francesca, ancora in termini più pratici, soprattutto per le ragazze nuove che non hanno ancora mai fatto la nostra scuola? Che vuol dire sto salto di coscienza? Mia nonna direbbe un salto di scemenza. Allora, cos'è il salto di coscienza? Passare da uno stato in cui gli eventi, tu sei vittima degli eventi, ah, mi è successo questo, non sai che sto passando, ok, bla 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 bla, pernacchia, così, appunto. L'altro si chiama stato di magia, quello è il salto quantico, dove vedi tutto ciò che accade come un teatro perfetto del tuo destino. Allora che succede quando fai questo? Che succede l'abbondanza e la prosperità. Parte del karma si taglia perché il karma non è dato da ciò che ti accade. No, questo lo spiego sempre. Il karma ha a che fare più che altro con il come ti approcci a ciò che ti accade. E si dice che hai un karma più pesante quando ti approcci agli eventi della vita in modo negativo. Ma è successo questo, ma è successo questa, ma come si fa, ma senza quello come devo fare, ma... ok, karma pesante. Si dice che è un karma più leggero quando ti approcci alla vita, a tutto quello che accade con ma oh meraviglia! Non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio. Ma oh. Quindi, ragazze miei ragazzi, detto questo, Emao, passo alla seconda variante se mi segui anche là. Mi raccomando, il tuo segno zodiacale per questo mese. E detto questo, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Vediamo cosa accadrà in questa settimana dal 29 settembre al 5 ottobre. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Allora, la cornice della settimana, prima carta, qual è lo spirito che apre questa settimana? Qual è la prova o l'ostacolo? Qual è il dono nascosto di questa settimana? Poi, il teatro degli eventi. Allora, ambito lavorativo. Ambito familiare, dinamiche più intime e domestiche. Ambito delle amicizie, relazioni sociali, cerchie, comunità. La psiche, la parte inconscia di te, la forza che emergerà. E poi la salute, una carta sulla salute, il corpo come messaggero. E poi mettiamo l'ultima carta per vedere le energie collettive, ciò che influisce a livello cosmico per te. Ce la mettiamo qua. Ok. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, vediamo lo spirito, l'energia che apre questa settimana. Boom! Aspettate, c'è lo yoga sciamanico. 3 di spade, ok. Niente paura, ci siamo qua noi. Allora, lo spirito che apre la settimana è il 3 di spade. Che cos'è questo 3 di spade come spirito? La necessità di guardare in faccia un dolore, farsi il viaggio ctonio sotterraneo con l'emozione
e diluirlo. Questo è. Cioè, lo spirito che apre questa settimana è una ferita che ti chiede attenzione. Un abbandono, una solitudine, un senso di impotenza. Può arrivare come un chiarimento o un pensiero che non si può più rimandare o un dolore vecchio che riemerge. Questo è l'inizio del processo di purificazione. Ciò che fa male o che ha fatto male diventa la sola ed unica porta attraverso cui passa la nuova consapevolezza. È la porta stretta. Ma come si passa? Rituale erotico di yoga sciamanico. Ragazze mie e ragazzi, gli strumenti ce li avete tutti. Adesso è vostra responsabilità, perché qua si tratta da vittima a mago. La vittima è chi delega la responsabilità di ciò che accade all'esterno. Il mago si assume la responsabilità di ciò che è proiettato. E solo così lo puoi cambiare. Solo se sei il creatore puoi cambiare ciò che proietti. Solo se divieni creatore consapevole puoi cambiare ciò che proietti, altrimenti la vittima è un creatore inconsapevole e subisce la sua stessa creazione. Ok, ma vediamo carta a carta. Qual è la prova o l'ostacolo? Sì, 2 di denari. Allora, la prova, l'ostacolo è la giostra delle cose da gestire. Ti vedo molto impegnata, molto impegnato, è come se avessi questo Dio, questa dea o più dei, la stessa emozione, però che devo fare questo, ma sto male, e devo fare questo, ma mi sta avendo quel pensiero, ok? Quindi lavoro e vita privata, emozioni e doveri, questa è la danza della bilancia, no? Cioè, che non si ferma mai, che ti metti alla prova proprio lì, cioè riuscire a mantenere il centro senza disperderti. Mantieni il centro, non disperderti, non nell'eccesso, ok? Mantieni il centro, è la danza, è la danza. Vediamo qual è il dono nascosto. Beh sì, è chiaro che emerge la forza. Il coraggio di sentire le emozioni più profonde. Il dono è quello di autopotenziarti, domare il leone, che non è addomesticamento della selvatichezza, però domare il leone, passatemi il termine, è questo il senso, cioè cavalcare il leone, ok? Cioè mi autopotenzio. Questo leone prima sta davanti a te, ruggisce, tu hai paura, la vittima si chiude, mi è successo questo, mi è successo quest'altro. Cosa fai grazie all'alleanza con le tue emozioni? Cavalchi il leone o cavalchi il drago, si direbbe lo yoga sciamanico. Quindi il coraggio di andare a fondo a una ferita, a qualcosa che ti chiede ascolto e mantenere equilibrio, cioè centratura. Con lo yoga sciamanico lo fate. Ok, qua stiamo ripulendo proprio, Vediamo il lavoro in questa settimana. Bellissimo, il lavoro c'è il 3 di coppe. Nel lavoro, sai, le relazioni nel lavoro, vedo alleanze, vedo gioiosità. Cioè, qua mi dice che non sei sola o solo, qui si parla di collaborazione, di unione, di mani che ti tendono per sostenerti o per costruire insieme. Vedo celebrazione nel lavoro, piccoli successi condivisi. Cioè, di riconoscere il valore della rete intorno a te, mi spiego, c'è molta allegria nella parte sociale, lavorativa più che altro. Vediamo in famiglia. In famiglia c'è un 4 di spade. Mi dice che la famiglia e la vita domestica chiedono quiete. Il 4 di spade è la pausa necessaria, cioè chiedono riposo, silenzio, rallentamento. In famiglia mi dicono non è il tempo della battaglia, infatti questa persona ha lasciato le sue spade qui, no? Ma della rigenerazione e la meditazione, il 4 di spade, per me, la meditazione, la rigenerazione, come se in casa aleggia un invito a non forzare le cose dentro casa. Lascia che il tempo faccia il suo lavoro di guarigione nelle cose dentro casa in questa settimana, ok? Vediamo le amicizie. Bellissimo, qua abbiamo il sole che è proprio la carta dell'amicizia per antonomasia, no?
Cioè, si apre la luce qua, il sole è gioia, riconciliazione, ritorno della fiducia nelle amicizie, negli incontri, nella comunità. È come se il sole portasse anche dei sorrisi che cancellano eventuali malintesi. Vedo dei momenti di calore che nutrono il cuore nelle amicizie. Cioè, è la carta che accende la, passami il termine, lo sai che non mi piace, la speranza nelle relazioni. Va bene? Vediamo la psiche, psiche, che in greco è anima. Ah, ecco perché c'è tre di spade, perché nella psiche aleggia la necessità della tua anima di fare un viaggio sotterraneo, il 5 di coppe. Come vi dico sempre, come noi ci nutriamo, no? Di frutta, verdura, di alimenti, ok? L'anima si nutre di pathos. E in questo momento chiamato Kali Yuga, che è il tempo più oscuro dell'umanità, quando per oscurità intendiamo che l'uomo è disconnesso dalla parte invisibile e spirituale, l'anima non viene nutrita, l'anima è affamata. E quindi l'anima, che è psiche in greco, psiche, la forza interiore qua, e la necessità, cioè la dolce tristezza, la dolce malinconia, in questa settimana sono i tuoi più potenti alleati. Guarda che ti dico. Poi mi scrivi, come fate spesso tante di voi alla fine della settimana. La dolce tristezza e la dolce malinconia nella sezione psiche, che è anima, cerca in modo appassionato l'emozione della dolce tristezza e della dolce malinconia. Devi dargliela. Cioè, devi darle la possibilità di viverti questa emozione, che sia un minuto, che sia 5 minuti, o più volte durante la settimana. Il 5 di coppe qua è la psiche che attraversa il viaggio sotterraneo, che grazie a quel viaggio, col coraggio che ne deriva, ti prepara la strada al ritorno dell'amore. Molti di voi hanno avuto un lutto emotivo, una chiusura, che può essere di qualsiasi natura. Bene. Gli amici ti sostengono, in famiglia riposo, il lavoro ti sostiene, o comunque le reti amicali. La psiche richiede che tu, visto che tutto intorno a te ti sostiene, va bene, che tu puoi farti 10 minuti di viaggio sotterraneo con l'emozione. Va bene? Vediamo la salute, il corpo. Qua chiede disciplina il corpo, Re di spade. Il corpo si farà messaggero di disciplina. Io vedo qua chiarezza, decisione, ordine, cioè la salute chiede struttura. Che cosa vuol dire? Cosa ti chiede il corpo in questa settimana? Abitudini chiare, pensieri lucidi, pensieri consapevoli, non vittimistici, scelte consapevoli. Cioè questo è il richiamo a non lasciare le cose al caso, ma al caso, no? Che è il caso è l'inconsapevolezza, ma a governare il corpo con la saggezza di chi sa guidarlo. Devi guidare il corpo, disciplina. Non riesco oggi a fare la pratica, no, mi metto mezz'ora per farla, anche se non la faccio tutta, la faccio. Sto facendo un esempio, non riesco a fare la meditazione, no. Io mi strutturo la settimana in modo tale che lo faccio. Queste carte mi stanno parlando di una profonda disciplina che, se me la metti in questa settimana, questa disciplina, tu ti autopotenzi con l'emozione più forte, che sarà il tuo più potente alleato anche per le settimane a venire. Quindi questa stesa mi sta dicendo chiaramente che se tu le pratiche in questi giorni in modo pedissequamente, tu avrai dei risultati straordinari a lungo termine. In questa settimana, sarà che siamo anche il 7 ottobre, avremo la luna piena, quindi è questa luna crescente che ti autopotenzia, va bene? Perché le carte poi sono spiriti, archetipi, si ricollegano all'archetipo anche astrologico, è tutto insieme, ok? Vediamo adesso quali sono le energie collettive. Bellissimo, ne esci come un dio o come una dea. 9 di coppe. Il vento collettivo ti porta a pagamento. Cosa vuol dire? Il 9 di coppe è la realizzazione di un desiderio. Hai attraversato il dolore, l'equilibrio e la prova. Ok, questa è la carta che ti dice, nonostante le ferite, i dubbi che hai potuto avere in questa settimana, arriva finalmente qualcosa a compimento, qualcosa ti farà sentire piena,
pieno. Questo è il respiro di gratitudine che ti sostiene. Tu questa settimana me la svolti così. Mi viene in mente, sai, quando correvo tanto, no? Cioè corsa proprio, jogging. Mi stancavo da morire, fino all'inverosimile. Bum 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 bum. A volte io lo facevo per godermi quella sensazione finale, che mi buttavo a terra nel bosco. Ecco, quella fatica e quella sensazione di wow, orgasmica direi, ok, tu finisci la settimana in questo modo, wow, 9 di coppe, perché il vento collettivo ti permette di sentirti in questo modo. Ripeto, io credo che sia perché abbiamo questa luna piena, cioè questa luna crescente, e quindi autopotenziamento con il rigore e la disciplina. Quindi, allora, ricapitoliamo. La settimana si apre con questo meraviglioso 3 di spade. Facciamo un applauso al 3 di spade. Facciamo Emao un applauso al 3 di spade. Mette in luce una emozione che non può essere più ignorata, o un dolore che non può essere ignorato. È come se un velo venisse strappato e qualcosa che era rimasto nascosto adesso chiedesse di essere guardato. Allora, nel coraggio di non fuggire da questa cosa, tu hai una gratificazione intensissima. L'ostacolo della settimana è l'equilibrio precario tra i mondi. 2 responsabilità, 2 scelte, anche magari sentimentali, o tante cose da fare. Quindi è come danzare, no? Con 2 pesi tra le mani, qua hanno 2 denari. Quindi se ti agiti, cadono tutti e 2. Se resti centrata o centrato, il movimento diventa armonia. Qui è la prova, non lasciarti divorare né dalla fretta oppure dal bisogno di controllare tutto. La vera forza sta nel restare al centro del vortice senza disperderti. E infatti, che cosa ne consegue? La forza è il coraggio. Cioè, quando hai coraggio, sei come in Matrix, Neo che è morto e solo quando muore può distruggere tutti. Morire al vecchio e risorgere al nuovo. Cosa vuol dire morire? Lo spieghiamo sempre. Noi dobbiamo morire. Vabbè, questo tutti, ed questo è un dato di fatto, l'hanno detto in altri telegiornale qualche giorno fa, che dobbiamo comunque morire tutti. Allora, cosa vuol dire dobbiamo morire? Che cos'è la morte per la mente razionale? È l'invisibile, è la perdita del controllo, e noi dobbiamo portarla lì. Quando tu ti affidi alle emozioni sotterranee con consapevolezza da mago e non da vittima, tu muori, finalmente. Cioè, nel senso, muore il controllo sull'emozione, il controllo sugli eventi. Questo significa morire. Ok, il coraggio di farlo. Questo è il dono, che ti autopotenzia e ti sentirà, ah, che bella cosa ho fatto. Mamma mia, questa settimana è stata pazzesca. Non è stata tragica, è stata pazzesca, wow, ma oh meraviglia. Ok. Nel mondo del lavoro e relazioni sociali inerenti al lavoro, eccetera, qua ci sono alleanze, sostegni, le mani tese verso di te. Dove c'era fatica nel lavoro, adesso arrivano compagni di strada. Non sei sola, non sei solo, ci sono celebrazioni, ci sono incontri, una bellissima energia di comunità che sostiene i tuoi passi. Questo è il segno che il successo, anche piccolo, merita di essere condiviso e che la rete attorno a te ti può dare la forza per farlo. Bene, dentro le mura di casa però il ritmo invece è più lento. Qua il 4 di spade mi dice che la vita domestica chiede silenzio, chiede riposo, chiede tregua. Non è il tempo delle battaglie e neppure delle grandi parole, no? Qui la guarigione avviene nel fermarsi, nel lasciare che il corpo e la mente si rigenerino. Per esempio può esserci distanza qui con qualcuno della famiglia all'interno delle distanze, oppure bisogno di solitudine, qualcuno chiede bisogno di solitudine, oppure sei tu a chiederlo. Però è una solitudine feconda, cioè che ricostruisce e non separa. Ok.
E nel cerchio delle amicizie e delle relazioni sociali, qua invece si accende il sole, bellissimo, gioia, chiarezza, il sorriso che scioglie le ombre, dove c'erano dubbi torna la trasparenza, dove c'erano distanze torna la luce del calore umano. Cioè il sole qua porta vitalità, incontri felici, relazioni che rinnovano la fiducia nella vita. Eppure c'è lei, Psiuche, anima, che dice dammi da mangiare pure a me. Cioè, non, se vuoi essere così felice devi sperimentare l'altro opposto, no? Con consapevolezza, ok. Come se sentissi quella malinconia di ciò che è andato perso nella vita, o come le cose che non si possono recuperare, cioè un po' questo mi arriva. Però mi dice non tutto è finito, 2 coppe sono in piedi qua. La vita ha ancora tanto da offrirti. Questo è un invito a volgere lo sguardo a ciò che resta e non solo a ciò che manca. Il re di spade nel corpo diventa il messaggero poi dell'ordine e della disciplina. Cioè qua c'è il richiamo a fare chiarezza nelle abitudini, a scegliere con rigore ciò che fa bene, ciò che ti fa bene, e a lasciare cadere ciò che confonde o appesantisce. Questa è una carta che richiede lucidità e struttura, cioè come se la salute avesse bisogno di un re che guida con fermezza e intelligenza. Ok. E poi abbiamo questo splendido, ribadisco, 9 di coppe e l'eco di un compimento. Cioè questa è la carta della soddisfazione, del respiro che si allarga, della gioia che si raccoglie dopo il travaglio, no? È come se l'universo ti dicesse, nonostante il dolore, nonostante gli equilibri precari, nonostante le malinconie, ci sarà un momento assoluto di pienezza, una gratificazione che si riversa dentro di te e ti ricorda che alla fine c'è sempre un dono straordinario da ricevere. Così questa settimana è un viaggio pazzesco. Si parte dalla ferita, si attraversa la prova dell'equilibrio, si scopre la forza nascosta. Nel lavoro e nelle relazioni arrivano sostegni, luce, nella famiglia il silenzio che cura, nella psiche la malinconia che prepara un nuovo inizio e nel corpo il richiamo all'ordine. E sul piano collettivo la promessa di soddisfazione e compimento. Questo è un percorso che ti conduce passo dopo passo dal dolore alla gratitudine, dall'ombra alla luce, proprio come un rito di passaggio che rende ancora più integra la tua anima. Mamma che sudata, me lo sono fatto io il viaggione, ragazzi. Vediamo che ti dicono gli oracoli. Mamma che viaggione. Allora. Oracoli. Guarda, la redenzione dell'anima e il 9 di coppe sono la stessa carta per me. La redenzione dell'anima, 49. Guarda, non lo faccio da tanto tempo, ti leggo un trafiletto di questa carta. Non lo faccio da tanto tempo perché le ricordo a memoria, però voglio darti la prova provata. 49, voglio andare a dare nutrimento un pochino alla mente razionale, poi ti tolgo però l'appetito, Allora, 49, guarda. Allora, la redenzione dell'anima è una pratica che aiuta a recuperare una parte di sé che si è persa, energia, entusiasmo o innocenza. All'inizio usiamo la redenzione dell'anima per riprenderci dalle sofferenze e guarire le ferite dell'infanzia. In seguito impariamo a proseguire per recuperare la nostra natura originaria, quella parte che non ha mai lasciato il giardino dell'Eden, che ancora parla con i fiumi, gli alberi e Dio. Tornando nell'Eden siamo di nuovo completi. Non siete più separati, siete tutt'uno con la creazione. Avete sanato la causa del dolore, che ti ho detto che come il 9 di coppe, cioè questa carta è proprio, poteva uscire solo questa. Avete sanato la causa del dolore che provate, perciò non avete più bisogno di soffermarvici. No. Sul serio, è vero, se ancora indugiate su una vecchia ferita, trovate una nuova rotta. Non fatevi distrarre dalle piccole cose che già padroneggiate. Puntate in alto, al ritorno nell'Eden. Allora, ragazze mie e ragazzi,
ritorno all'Eden, ritorno al futuro, direi, ok? Ritorno al futuro, quindi redenzione dell'anima. Questo è legato all'infanzia comunque. Fammi mettere una cartina giusto così, non era previsto, che è tutto frutto dell'intuizione sul momento. Fammi mettere quel 3 di spade, una spiegazione. Sì. Sai che cosa ha a che fare? Per alcuni di voi hanno a che fare con dei progetti che non sono iniziati. Mi parlano di progetti concreti che non sono iniziati, quindi c'è sofferenza su dei progetti che hanno fatto male al cuore, o qualcosa che non è andato a buon fine, o qualsiasi tipo di progetto sul piano concreto, da una relazione a un lavoro, alla vita in genere, a dei progetti che non sono iniziati. Oppure la fatica sul lavoro, o qualcosa inerente a dei progetti. Fammi mettere un'altra cosa, anche questo non era previsto. Ci metto la carta del drago immaginale sul 3 di spade. Ah, la costanza. Allora, questa carta della costanza mi dice che tutti i fallimenti ti sono serviti per arrivare dove sei oggi. Non erano fallimenti, erano i passi per arrivare al tuo compimento di oggi. Quindi questa carta ti chiede costanza. Costanza e disciplina, proprio come questo re di spade sul corpo. Inizia magari dalle pratiche sul corpo, le sequenze di yoga sciamanico, la pratica dei 21 giorni, quelli ti daranno la costanza anche sugli altri aspetti della tua vita. Basta che inizi da uno, però è necessario costanza. Per realizzare questi progetti qua, per cui abbiamo un cuore ferito, delle cose che non sono andate a buon fine in passato, però è necessaria costanza, l'orso, che porta prosperità sul piano spirituale e materiale. È necessario costanza. E allora se tu mi integri con costanza le discipline spirituali, tu le realizzi sul piano concreto e materiale. Va bene? Ok. Va bene, ragazze mie, ragazzi, detto questo andiamo a visionare l'amore. Allora, vediamo nell'amore cosa accade. Anzi, prima mettiamo gli oracoli. Cosa accade nell'amore in questa settimana? Connessione fisica, l'unione sacra dei due corpi, due che diventano uno. Ah, ci picchia. Connessione fisica. Beh, qua mi stanno parlando di connessioni in cui ti puoi sentire l'uno dentro l'altro, no? A livello anche spirituale, tramite anche il corpo. Connessione fisica, poi andiamo a vedere comunque, vediamo cos'altro. Tendere la mano, gesto di apertura, aspettati una chiamata o un messaggio dalla tua persona di interesse. Ha parlato da sola la carta. Ah, da un'anima gemella. Hai trovato la tua controparte romantica, anima gemella. E beh, come stanno parlando di incontri di anime gemelle in questa settimana? Connessione fisica, ci sarà un gesto d'apertura da parte di una persona che ti corrisponde. Guardatevi l'anima gemella, l'identikit della tua anima gemella che ho fatto per il tuo segno zodiacale, ok? Riguardatevelo, perché in questa settimana ci sono degli incontri che richiamano quel video che vi ho fatto, ok? Va bene, tenendo conto di questi, andiamo a vedere come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana. Amore, 4 di coppe, c'è un po' di noia, il matto, 4 di denari. Guarda, qua ci sono delle nuove possibilità che la vita ti offre, o delle possibilità, però te ti vedo un po' annoiata o annoiato, un po' insoddisfatta o insoddisfatto. Però la coppa c'è, come se tu non la vedessi, no? Qua c'è il matto che mi parla della voglia di andare verso nuovi lidi, nuovi orizzonti, ma c'è un po' di paura ad aprirsi, un po' di paura ad avere fede, oppure ci vai un po' cauta, un po' cauto. Molti di voi hanno scartato un'opportunità o
hanno iniziato da capo, però non vedono ancora, sono un po' più ritirate o ritirati in loro stessi, no? Ti dai con la giusta misura, è come se non ti vuoi impegnare in questo momento in una relazione, sei un po' insoddisfatta, ripeto, un po' annoiata o annoiato, cioè stai vivendo la vita giorno per giorno senza dare troppo spago all'amore relazionale, tant'è che il 4 di denari mi parla di te che stai un po' più sulle tue, no? Ti dai quando vuoi, perché ti vedo con quest'aria un po'. Vabbè, come è giusto che sia, magari qua avevo già visto una situazione un po' più complessa, no? Sì, la morte mi parla di chiusure di situazioni, chiusure del vecchio, la necessità di cambiare, la voglia di rinnovarsi, anche un po' di timore verso il nuovo, nonostante ci sia questa fede qui. Vediamo un po', visto che c'è una coppa qui che ti viene offerta, chi è la persona che ti viene incontro in questa settimana? Guardatevi sempre il segno zodiacale, non finirò di ribadirlo. Vediamo. C'è un'opportunità, il paggio di denari. Anche buona, ottime conversazioni, la temperanza. Non solo, c'è un re di coppe qua. Allora, se dovessi parlare di una persona, questa è una persona molto matura emotivamente, una persona che sa gestire le proprie tempeste interiori, ci ha imparato a navigare, è una persona di tutto rispetto a livello emotivo. Io credo una persona che vuole proporti il paggio di denari, qualcosa, ma tu sei un po' annoiata, annoiato, non ti apri probabilmente facilmente, però è proprio c'è un gesto da questa persona, o comunque queste sono l'energia. La temperanza mi parla di una persona che va cauta, che ha una bellissima energia comunicativa, parla dal cuore, dalla sua profondità, una bellissima energia della controparte che ti viene incontro. Vediamo però alla fine cosa succede in amore per te in questi giorni. La regina di denari, il papa. Beh, qua va bene, cavaliere di coppe. Io vedo questa è una bellissima stesa l'amore comunque, il mago. Allora, io non so che ti è successo nella vita sentimentale. Qua mi dice che tu stai nelle tue cose, che tu sia uomo o donna non importa, attribuisco a te la regina dei denari. Stai nelle tue cose, regina dei denari, stai nel volerti bene, stai con te stessa o con te stesso, ti prendi cura di te, sai dosare cura e protezione verso gli altri, ma soprattutto verso te stessa. Qua arriva una persona di spessore che tu la conosco o meno, che coglie la tua attenzione, perché c'è serietà e movimento, serietà e movimento. Ma lo vedevamo anche qua, serietà e movimento. Ti apri a poco, c'è da dire, col 4 di denari, però qua vedo serietà e movimento e concretezza. E questa è una persona che ti comprende. Qua c'è l'anima gemella, aspettati un messaggio, connessione fisica, anche unione fisica comunque. Se già stai insieme a qualcuno, qua io vedo che c'è la riconciliazione sotto basi completamente nuove, cioè c'è un upgrade del rapporto, va bene? Altrimenti per nuovi incontri o quando ci vai piano, questa persona degna di nota. Vediamo energia positiva. Che ti ho detto? Asso di coppe. Ben aspettati sono i nuovi incontri. O la rinnovata o un amore rinnovato, va bene? L'asso di coppe è al tuo positivo, la possibilità di prendere questa coppa qui. L'amore è al tuo positivo, 3 di coppe, vedi, l'avevamo anche qua 3 di coppe, magari all'interno di situazioni lavorative, ma al di là vedo festa, vedo armonia, vedo puoi conoscere persone all'interno di un gruppo di amici. Vediamo il lato negativo. 10 denari è l'aspetto negativo, probabilmente il lavoro o la stabilità possono, oppure la famiglia o la casa da parte tua, da parte di questa persona possono un po' influire. 10 denari mi parla di stabilità, di famiglia, forse metti alla prova un po' questa persona, o ci sono degli obblighi da parte di questa persona, se ha famiglia, se ha casa, se ha delle radici. Vediamo ancora sul 10 di denari, l'imperatrice. Alcuni di voi sonderanno questa persona per vedere se gli può dare tutto ciò che tu vuoi. Cioè, molti di voi, tu per esempio, alcune di voi no, sonderete questa persona con la vostra calma,
per vedere se con questa persona ci può essere sviluppo oppure no, ma io vedo sì. Ecco perché non ti apri subito. Cioè qua c'è un po' di shock da parte tua, c'è uno shock in positivo, mi spiego? Sì. Vediamo il Papa cosa porta. Ah, il 7 di spade. Alcuni di voi stanno con una persona che può avere degli impegni su altri fronti, magari familiari, eccetera. È come se percepissi questa persona un po' evitativa a volte per degli impegni che ha e quindi dici non sai se ti può dare quello che vuoi. Però io ti dico che ti stupisce alla fine della settimana qua. Cavaliere di coppe. Vediamo il Cavaliere di coppe. E infatti il 3 di coppe. Inizialmente ci possono essere un po' delle elusioni, un po' questa persona può essere evasiva su degli impegni che ha. Però vedo che qua c'è una riconciliazione. Se parliamo di questa persona qui, io vedo una persona tanto di spessore, sì. E qua abbiamo fortissimi segni del Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete, Acquario e Sagittario, forti. Ma al di là del segno, come vedete i segni non ve li dico sempre, perché per esperienza personale quando a volte faccio delle letture non escono nemmeno i segni della persona di cui sto parlando, però è quella l'energia, sì. Questa persona saprà anche con astuzia gestire alcuni impegni che ha poi per stare con te. Vediamo un po' cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. O ci sono degli impedimenti familiari, anche mamme, non lo so. Però ti stupisce questa cosa, eh? Ti può stupire. Vediamo. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Sei tu che decidi qua. Sei tu che fai attendere la persona. Infatti ti avevo visto a te più, no? Midoso. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Per vite intere questa per... Che cos'è che fa dire a una persona ti ho cercata per vite intere? È una persona che sa stare bene da sola. E quella sei tu. Perché? Perché quando una persona trova nell'altra uno specchio di interezza, di integrità, allora tu ti chiedi se può essere all'altezza quella persona. Infatti imperatrice che sei tu al blocco, no? Può essere all'altezza? Sondiamo, vediamo. Ok? Una persona che si autogenera, no? Cos'altro? Ora baciami stupida, alla fine qua si fa pace, cioè perdiamoci poco in chiacchiere, diamo i fatti. Sì, poi lo vedo molto questa carta qui, no? Connessione fisica. Ti ho cercata per vite intere, l'anima gemella, c'è questa consapevolezza che fa dei passi, connessione fisica alla fine, baciami stupida, sì. Ok, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Casa dolce casa, infatti qua c'è la casa qui. Però tu ti prendi i tuoi tempi. Questa è questa carta qui, capito? Ti prendi i tuoi tempi con calma. È tempo poi di agire, bellissimo. Allora, qua c'è una persona che ti immagina tanto ed è fedele a te. Tu ti prendi i tuoi tempi, è possibile che questa persona abbia degli impegni in casa o delle situazioni in casa, ti sta immaginando e mantiene il cuore fedele a te. Qua vedo dei movimenti e dei festeggiamenti insieme, va bene? Cioè, se a me uscissero queste carte io mi fido di questa persona. Mi fido di tutto perché vedo tutto come una mia proiezione, però per intenderci è questo il senso. Va bene. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro. Mi raccomando, studiate e praticate, studiate e praticate. Noi ci vediamo prestissimo. Io ti abbraccio forte
e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.